Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà del 2024. Mm. Abbiamo la carta della stella, amici del Capricorno. Quando c'è la stella si parla di nuovi obiettivi, si parla di nuovi punti di arrivo. È una carta che invita ad avere speranza per il futuro. Questo lo sento un messaggio per i single. Ok, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso mi vogliate contattare, le previsioni per il primo semestre del 2024 e per quest'estate e c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene Capricorno, andiamo a vedere che energie ci sono per questa seconda metà dell'anno. Partiamo con un 6 di spade, abbiamo un 8 di spade, un 2 di bastoni, 6 di coppe, la forza, re di coppe, e l'eremita. Allora ragazzi, partiamo da questo 6 di spade. Adesso andiamo a vedere carta per carta e poi farò i vari esempi singoli, impegnati, famiglia, amici, insomma, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo da questo 6 di spade. È una carta che parla di allontanamento. Normalmente si parla di allontanarsi da certe idee, da certe modalità di comportamento, anche perché qui poi vedo che c'è questo 8 di spade e ho come la sensazione che sia proprio una questione mentale da dover lasciare indietro. Andiamo a vedere 6. Ok, morte e 9 di coppe. C'è come da lasciarsi indietro un qualche atteggiamento stagnante, qualche tipo di pensiero che vi porta a stare fermi. Andiamo a vedere l'8 di spade. 4 di bastoni, si è girato mago e imperatore. Allora, qua devo dire, dopo questo spostamento, dopo questo movimento, dopo questo cambio, questa rottura di certi schemi, io qui ho la sensazione che pulendo il modo di pensare, pulendo, diciamo, a me mi casca subito l'occhio sulla forza. È un po' come se aveste bisogno di farvi coraggio da soli, diciamo così, in questo semestre. Vi dico, qui avete l'imperatore, un 4 di bastoni e un mago. Ho come l'idea che ci sia l'inizio di un nuovo tipo di stabilità, semplicemente muovendosi da una certa zona, modo di pensare, situazione, o tagliando, come vi dicevo prima, con un atteggiamento che potrebbe essere di fermo, di staticità, di pigrizia, di procrastinazione, come un ehi, ok, bisogna allontanarsi da questo modo di pensare. Andiamo col 2 di bastoni.
8 di bastoni e cavaliere di pentacoli. Allora, il 2 di bastoni è una carta che di solito parla di indecisione. Qui ho come la sensazione che dobbiate capire dove mettere i confini, dove mettere i muri, dove, diciamo, concedere agli altri di entrare nella vostra vita e dove invece no. Ma avendo un cavaliere di pentacoli ho l'idea che sia un passaggio, un movimento da fare molto lentamente. Andiamo a vedere il 6 di coppe. 10 di bastoni e asso di coppe. Wow, una carta di fine, una carta di inizio. Allora, il 6 di coppe fa riferimento alle relazioni di vecchia data, alle relazioni platoniche, e qui ho come l'idea che ci sia il togliersi certi pesi, magari con queste relazioni di vecchia data, per iniziare un nuovo tipo di equilibrio. Per qualcuno può far riferimento al trasformarsi di una amicizia in qualche cosa di più romantico con l'asso di coppe. Andiamo a vedere la forza. Tre di coppe e carro. Allora, è un po' un invito all'esplorazione qua. Sì, a trovare gli amici o a ritrovare gli amici. C'è una carta di carro, di movimento, di spostamento, sì, vuole anche dire prendere delle decisioni. Ho come la sensazione che potrebbe esserci una scelta, perché anche la forza parla di scelta, una scelta da dover effettuare che vi porterà però a raccogliere i frutti. C'è una carta di festeggiamento, una carta di allegria, di abbondanza, di prosperità, di condivisione. Andiamo a vedere il Re di Coppe. Fante di Pentacoli e Re di Bastoni. Ragazzi, ho la sensazione che potrebbe tutto questo movimento che state facendo, la pulizia, il fatto di trovare una nuova stabilità, di mettere dei nuovi confini, di togliervi dei pesi da dosso, è come se vi desse la possibilità di rifocalizzarvi su voi stessi, e qui avete anche l'eremita per muovere meglio l'energia verso quello che volete ottenere. Adesso poi vi spiego meglio. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo un 8 di bastoni, perché qui ragazzi devo dire che l'eremita è una carta che parla di qualcuno che fa un lavoro di introspezione, ma lo fa da solo. E infatti anche l'8 di coppe è uscito, che è l'arcano minore dell'eremita, e la sacerdotessa. E allora ho l'idea che questa sarà un po', diciamo, scusate, come una scelta, una decisione che potrebbe essere la stessa di cui abbiamo parlato qui, ma è come se ci fosse una sorta di allontanamento. Comunico che vado verso altre mete, comunico che vado da solo o da sola verso una conoscenza più spirituale di me, verso un nuovo tipo di visione. Tenete presente, ragazzi, che la stella e la sacerdotessa sono carte di canalizzazione. La sacerdotessa è colei che sa già. Mm? Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore, partiamo dai single. Beh, ragazzi, devo dire che è facile, vi dico, è facile che non siate più single alla fine dell'anno. Vi dico che potrebbe essere una persona, per molti, che conoscete già da tanto tempo e che ritorna dopo un po' nella vostra vita.
E vi dico, potrebbe essere proprio un amico di un amico. Vedo tanto attiva la sfera delle amicizie per voi nel secondo semestre del 2024. Potrebbe anche essere per un viaggio, per un nuovo hobby, per un battesimo, tipo se dovete partecipare a qualche battesimo, a qualche riunione mondana, un po' così, ecco, anche lì potrebbe verificarsi questa conoscenza, insomma. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, sento che si andrà al passo successivo, ci sarà come questo cambio, ci sarà come questo nuovo obiettivo. È vero, voi magari starete un pochettino lì all'inizio, non sapete bene come creare questo nuovo equilibrio, ma tutto sommato riuscirete a farlo semplicemente dando più amore a voi stessi. Automaticamente voi vi sentirete più pieni e anche la relazione ne gioverà. Mm, se ve la devo dire tutta, ho anche la sensazione che qualcuno potrebbe prendersi ad un certo punto un momento di introspezione e se non è un momento di introspezione per qualcuno è un percorso di studi nuovo su come sull'auto-aiuto, mettiamola così. È un tema spirituale comunque. Per quello che riguarda invece le relazioni ben consolidate, forse l'ho già detto. Sì, si tratta di andare al passo successivo, l'ho già detto. Per quello che riguarda le relazioni incerte, quelle che non si sa come potrebbero andare, vi dirò che anche qui ci sono dei movimenti in avanti. Non vedo, ehm, non vedo, è come se si parlasse di un tema in modo un po' più concreto, però poi in realtà non sento che si concretizzi entro la fine dell'anno. Ci potrebbero essere come dei passi in avanti inerente a questo tema, però per adesso ragazzi è ancora un obiettivo lontano. Per quello che riguarda, diciamo, gli amici, ve l'ho già detto, c'è tanto, tanto fervore intorno agli amici, vedo come dei ritrovamenti, delle riunioni, vedo le sagre, non so se vi piace andare per sagre, ma lì potreste incontrare un sacco di gente interessante. Ci sono dei viaggi per qualcuno, dei nuovi inizi, dei nuovi progetti anche. Per quello che riguarda la vita sociale, devo dire che ci sarà molto movimento. Sento tanto fervore, tanti nuovi obiettivi. Per quello che riguarda la famiglia, sia che sia quella che avete creato voi, sia che sia quella di origine, anche lì ci sarà come un cambio, un vado per la mia strada, è un po' come il do meno retta agli altri e vado di più per la mia strada. Ho come l'idea che sarà proprio un periodo dedicato all'imparare ad amarvi, imparare a gestire le situazioni al di là dell'avere, guardate, 5 di pentacoli. Qui c'è qualche ferita da guarire. 5 di pentacoli di solito fa riferimento o a una ferita da rifiuto o ad una ferita di abbandono. Fatemelo sapere poi nei commenti, eh. Che interessante. Che altro posso dirvi, ragazzi? Andiamo a vedere un oracolo. Allora, nel caso, per quello che, siccome è una sesa sull'amore, voglio focalizzare una cosa importante. E l'amore a 360 gradi, ok? Però per quello che riguarda le relazioni di coppia, sia che siano nuove, sia che siano riciclate, sia che siano vecchie amicizie che diventano qualche cosa di più, e qui questo lo vedo per tanti, sia che siano relazioni clandestine o non definite, è come se ci fosse un inizio di un nuovo tipo di stabilità all'interno della relazione. Ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per lavorare, sviluppare, migliorare l'amor proprio. Ne abbiamo due. Magico, carta numero 22. E qui vedete la fatina che ha come della luce che esce dalle mani.
Il magico mi abbraccia oggi. Bellissima. Carta numero 16 è la carta dell'armonia. Vivo in armonia con il mondo intorno a me. Io qui vedo come se ci fosse una sorta di volontà di elevarsi spiritualmente, ma bisogna lasciare indietro certe cose. C'è la possibilità di migliorare, ma è come se prima doveste passare attraverso questa sorta di introspezione per capire quali sono effettivamente gli obiettivi che volete e come potervi voler più bene. Andiamo a vedere ancora una carta di questi oracoli, ragazzi. Oggi non li volevo usare, ma sono troppo belli, non ho saputo resistere. No, queste sono un po' tante. Una sola per piacere? Ok, grazie. Sii proattivo. Allora, la lezione di oggi. Esamina una delle maggiori fonti di insicurezza nella tua vita e osserva quanto potere ti toglie. Poi identifica una piccola azione che puoi realizzare per liberarti da questo sentimento di insicurezza. L'indecisione del 2 di bastoni, Ah, ragazzi, non vi ho detto i figli. Adesso arrivo. L'obiettivo, osservare se sei proattivo o passivo, perché la guarigione ha bisogno di energia proattiva. Scusate, volevo dirvi un attimo dei figli, che non ve l'ho detto, se nel caso abbiate figli o nipoti o comunque diciamo discendenti più o meno vicini a voi, ho come la sensazione che, allora, se sono in età da lavoro, troveranno lavoro in questo semestre, ci sarà come un movimento in questo senso. Se fossero piccoli, devo dirvi che sarà un semestre molto interessante, ricco di lezioni da imparare. Non sono lezioni catastrofiche, sono bei momenti di vita, devo dire. E certe volte sarete un pochino stanchi, ragazzi, quindi magari datevi il permesso di isolarvi e prendervi un momento. Mm? Bene, ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail per fissare un appuntamento oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!